Adesso vi faccio vedere perché ho lasciato la presa, lo strangolamento, da cui tutti dicono che è impossibile liberarsi. Benvenuto nella GM Roberto De Rosa Academy. Per liberare in un certo qual senso le vie aeree, noi spostavamo la impressione che ha l'avambraccio di chi è dietro di noi, che era concentrato tutto sulla trachea, quindi impossibilità di respirare, dolore tremendo, alla piega del gomito, quindi all'incavo che fisiologicamente è formato dal braccio piegato in questa posizione. Perché facevamo questo? Perché nella posizione iniziale, dove la trachea è posizionata su questo punto, c'è una superficie rigida che preme direttamente sulla trachea e provoca, oltre il non passaggio dell'aria, anche un dolore pazzesco. Spostandola in quest'altra posizione invece tutto questo si alleggerisce. È vero, è verissimo, e non ho mai negato questo, non lo dicevo affatto nell'altro video, non lo dico adesso. È normale che si passa da uno strangolamento alla trachea a uno strangolamento alle carotidi, che ovviamente cambia un attimino. Perché? Perché qui c'è l'ostruzione della trachea, quindi non passa più ossigeno, qui invece non passa più sangue e ovviamente anche ossigeno che va al cervello. Sono tutte e due pericolose, sono tutte e due letali, ma se protratte nel tempo. Tra le due, quella che arreca meno danno inizialmente nei primi 5 secondi, dove io, se voglio liberarmi, devo per forza farlo in quel piccolissimo lasso di tempo, è quella appunto alle carotidi. Perché? Perché provoca meno dolore, come ho detto prima, e quindi si scatena meno panico. Nel momento in cui si scatena il panico, appunto causato dal dolore intenso, la nostra mente, il nostro corpo vanno in tilt, si ha una paralisi mentale, una paralisi fisica, se così vogliamo dire, e non si hanno le possibilità, le capacità di accennare reazione. Quindi sì, lo strangolamento si protrae nel tempo e le cause ovviamente sono quelle che tutti ben sappiamo. Ricordo a questo punto di mettere un bel mi piace, tanto a voi non costa niente, di seguire, perché ci sono davvero tanti altri contenuti interessanti in programma, quindi vi esorto, se volete ovviamente, a seguire la pagina. Adesso vi faccio vedere, come ho detto prima, come ci liberiamo. Voglio però che sia chiaro prima questa cosa: la realtà della strada è tutta diversa dalla realtà che si possa pensare anche vedendo i video, anche che potete immaginarvi nella vostra mente. Per adesso voglio solamente dirvi che nella difesa personale non ci sono magie, c'è solamente la consapevolezza, c'è solamente e deve esserci la conoscenza di noi stessi, delle nostre reazioni. Bisogna portare a noi quante più possibilità, quante più carte possibili a nostro favore, per sfruttarle, come il tempo di cui abbiamo parlato prima e a cui si riferiva il video precedente, e se non l'avete visto andatelo a vedere, per accennare una reazione che ovviamente deve essere immagazzinata e deve venirci naturale, anche se semplice, anche se veloce, ma ve lo assicuro, se non lo abbiamo automatizzato, quel determinato comportamento non verrà mai fuori. Perché sì, con quello che vi ho detto prima cerchiamo di avere meno dolore, quindi non voglio ripetermi, però insomma meno panico, insomma tutto quello che ne compete, per avere molte più possibilità di riuscire a eseguire una reazione efficace. Però allo stesso tempo è importantissimo averla automatizzata, così che deve uscire fuori istintivamente, senza dover pensare minimamente a cosa fare in quei momenti, perché già nel momento in cui pensiamo stiamo perdendo tempo. Lo so che sto parlando di piccoli tempi, ma quei piccoli tempi nella realtà, dove il tutto si svolge in ovviamente tempi limitati, è tanta roba. Quindi questa è la strada da seguire. Adesso vi faccio vedere la tecnica e successivamente ne parleremo, per mettere a fuoco
gli ultimi concetti. Adesso vi faccio vedere perché ho lasciato la presa, lo strangolamento, da cui tutti dicono che è impossibile liberarsi. E poi ovviamente ne parleremo per bene. Avete vista, e penso che si sia capito benissimo ciò che è successo. Avete visto la conseguenza di una semplice strizzata. Perché strizzata e non colpo? Vi ho detto già, quindi non voglio ripetermi, ma in quei momenti tutto va in tilt, quindi un colpo solamente non è detto che vada a buon fine, e se non lo becco sicuramente chi è dietro di me farà di sicuro tutto il possibile per non far continuare a provare a colpire i suoi genitali. Strizzata perché? Perché metto la mano dietro, trovo sicuramente ciò che mi interessa trovare e strizzo, molto più semplice da applicare, molto più sicura più che semplice, perché è semplice anche il colpo, però questa ha molte più possibilità che riesca, io direi quasi scontato che riesca, perché la persona per strangolarci deve essere alle nostre spalle. Ho tutte e due le mani libere, ma anche se ne avessi una solamente arriverei lo stesso a quel punto. Cercarli, trovarli non è affatto una cosa difficile, non può essere più lontano di tanto, perché altrimenti non potrebbe eseguire lo strangolamento, quindi è scontato che arrivi lì, trovo, strizzo. Chi può dirmi, e me lo dicesse nei commenti, che una strizzata lì non porta alla liberazione di sopra, beh, non mi piace dire sfido, però insomma sono pronto a dimostrare tranquillamente che se faccio quella determinata tecnica a chi che sia, anche se uno è 150 kg o ha una muscolatura molto forte, sicuramente lascerebbe la presa, perché il dolore lì sotto sapete tutti quanti benissimo, e se c'è qualcuno che non lo sa, sto parlando, ovviamente mi sto riferendo alle donne, fidatevi che è un dolore tremendo, quindi andare lì e con la forza che avete di una mano, della stretta di una mano, che è più che sufficiente, strizzate per bene e vi faccio vedere che la presa si allenta. Adesso vi faccio vedere l'ultima cosetta e poi vi rimando al prossimo video se avete il piacere di vederli. Cosa consiglio? Questo per me è la cosa da fare. Prima ho parlato di consiglio giusto per darvi un'idea, ma questa è la strada da percorrere se si vogliono avere tante possibilità in più di arrivare sani e salvi a casa, perché un colpo solo, una tecnica sola, insomma, non ha così tante possibilità di lasciare inerme, se vogliamo usare questo termine, il nostro aggressore per un tempo giusto, che ci dia appunto la possibilità di arrivare sani e salve nel nostro punto di non pericolo, che può essere qualsiasi cosa, ma occorre sicuramente un tempo. Questo tempo ce lo dà e lo costruiamo solamente se colpiamo più volte il nostro aggressore. Non è cattiveria, non è voglia di infierire, non è niente di tutto questo, ma è solamente voglia di, come ho detto prima, di tornare sani e salvi a casa, senza che il nostro aggressore, che per un motivo o per un altro non ha subito più di tanto danno, ci prenda di nuovo alle spalle, incattivito ancora di più, con la carica aggressiva molto più elevata, e si ribalta la situazione quindi a suo favore.
A questo punto, come sempre, non mi rimane che ringraziarvi se siete rimasti fino a questo punto. Vi chiedo, come sempre, un bel mi piace, seguite la pagina, condividete il video e ci vediamo al prossimo video.